Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di giugno 2026. Abbiamo la carta del sole, amici dei gemelli. Può essere un periodo di chiarezza mentale, un periodo dove, diciamo, potrebbero anche esserci nuove idee, nuove amicizie. È comunque una carta di forte espansione e di crescita. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, sono valide per il segno lunare, il segno solare e l'ascendente. E per chi volesse contattarmi per una consulenza personalizzata trovate qui l'email e sotto nella descrizione c'è anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, alla sezione degli abbonati, alle tarot pratiche del 6 giugno e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, 10 di coppe, re di bastoni, 4 di bastoni, fante di spade, matto, 7 di coppe, 7 di bastoni, e cavaliere di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'andamento generale di questo periodo. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, partiamo da questo 10 di coppe che secondo me può definire un momento di inizio giugno dove magari starete piacevolmente con il o la partner piuttosto che con i familiari, potrebbe essere con i figli. C'è come un momento di gioia. 5 di spade e regina di coppe. Per qualcuno si tratta di aver risolto alcuni problemi, di aver ritrovato l'equilibrio. Andiamo a vedere il re di bastoni, regina di spade, regina di spade, 5 di bastoni e 6 di spade. E com'è ritrovare l'armonia in una situazione o in una relazione? Io credo che potrebbero esserci state, o potrebbero ancora dover esserci, però come dei battibecchi, come delle invidie, delle gelosie, per eh, per qualcuno vicino della vostra famiglia. Non dico che sia necessariamente un qualcosa di romantico, eh. Sapete, magari c'è quel rapporto di gelosia tra madre e figlia. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. 3 di spade, imperatore, torre e regina di bastoni. Il 4 di bastoni suggerisce di solito una certa stabilità, una certa contentezza, una certa
allegria, è come potrebbe essere sia una giornata che un momento che magari dura più giorni, proprio di gioia. Io sento che è come se qualcuno avesse sotterrato o pensasse di sotterrare l'ascia di guerra, soprattutto se è una questione a livello familiare. Con questo 3 di spade sento che la ferita potrebbe ancora essere aperta. Qui potrebbe esserci un tema con una casa, con questo imperatore al contrario e la torre, e c'è anche un 4 di bastoni effettivamente. Quindi non vi nego che per qualcuno potrebbe fare riferimento al magari andare a convivere piuttosto che acquistare case insieme, o se siete magari già una coppia stabile, sposata, potrebbe esserci un tema sul dover cambiare casa o vendere una casa che già avete. Andiamo a vedere il fante di spade, matto, che avete già qui, e 6 di bastoni. Sento che c'è come un tema legato a questa situazione iniziale di cui vi ho parlato, quindi potrebbe essere il gruppo lavorativo, il gruppo familiare, però c'è comunque una situazione che durante questo periodo sentirete il bisogno di dover monitorare, di dover tenere sott'occhio, sotto controllo. Io credo che siate un po', mi viene da dire prevenuti vedendo questa regina di spade e il 6 di spade nei confronti di qualcuno o di qualcosa e che quindi tendiate con questo fante di spade proprio a monitorare le cose anche da lontano perché in questo mazzo ha un monocolo, quindi si guarda lontano. E come io credo che qualcuno stia cercando il vedere lontano, in questo caso, ha un po' il senso della sacerdotessa, il controllo, la dinamica adesso per vedere se in un futuro effettivamente può essere mantenuta oppure no, se questo tipo di equilibrio, di accordo del 4 di bastoni può effettivamente essere mantenuto o no. Io sento che per qualcuno c'è un tema con un familiare in particolare, più grande, e ho come l'idea che potreste pensare di essere bloccati, contrastati, rifiutati da questa persona, nel caso decidiate di fare come questo passo avanti di cui ci parla il matto. Adesso andiamo a vederlo. Asso di spade. Quindi c'è un nuovo inizio qui, ragazzi. L'asso di spade di nuovo, sì, è una carta che come il sole porta chiarezza mentale, però è anche una di quelle carte che taglia. Siccome il matto anche ha un po' lo stesso senso di lasciarsi tutte le spalle, di buttarsi, e 6 di coppe. Io qui credo che qualcuno possa effettivamente... ragazzi. Allora, vi dico tutto quello che mi arriva. Poi andiamo a fare gli esempi specifici. Qui potrebbe essere o il provare a mettere in piedi un sogno del passato a livello magari anche proprio di progetti, lavorativo, insomma, ehm, c'è come questa voglia di iniziare e anche di buttarsi. Per qualcuno, io invece ho la sensazione che mm, potrebbe iniziare un flirt con una persona del passato, che non è una persona con la quale ci sia già stato qualcosa, è una persona secondo me che conoscete da un po', con la carta del sole potrebbe anche proprio esserci già un sentimento, un qualche tipo di legame emotivo. E io ho come la sensazione che sì, potreste effettivamente avere questo flirt anche se siete in coppia. Andiamo a vedere 7 di coppe, perché 7 di coppe è un'altra carta che mi parla di possibilità, ma anche di illusioni, visto che c'è il 7 di spade.
e carro. Datemi una carta per il 7. Asso di coppe. Fate attenzione, mi viene da dire, a non prendere fischi per fiaschi, cioè a non scambiare quello che è infatuazione per amore. E un'altra cosa che mi viene da dire guardando le carte è attenzione a non dare troppa fiducia tutta e subito a una persona, cioè la fiducia va anche un po' conquistata secondo me. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Il 10, scusate, un 7 di bastoni, chissà perché ho detto 10. 8 di pentacoli. Temperanza e 4 di pentacoli. Io ho la sensazione che cercherete di tenere un po' a bada questa energia di questa persona. Ho come l'idea che cerchiate di mantenere inalterati i vostri equilibri settimanali, cioè probabilmente per non farvi coinvolgere molto o non so perché, ma queste due carte viste così mi danno l'idea di dipendenza. Quindi probabilmente per non attaccarvi troppo alla persona potreste buttarvi nel lavoro, nelle faccende domestiche, nel fare le pulizie di primavera, piuttosto che nella cucina, insomma è come se aveste bisogno di distrarvi. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe perché qui c'è poco da distrarsi ragazzi, io ho come la sensazione che entro la fine del mese, asso di pentacoli e forza, entro la fine del mese qualcosa di concreto inizierà, o sì o sì. È un nuovo percorso, una nuova strada. Tenete presente che con l'asso di denari si parla anche di un dono che arriva dal cielo, quindi dipendendo da quale sia il vostro settore di interesse principale, però può anche essere un aumento di stipendio, per esempio. Però io ho l'idea che un qualche tipo di relazione o di situazione possa trasformarsi, soprattutto se è una relazione, cioè io ho come l'idea che ci sia una persona vicino a voi che voi sentiate già come famiglia o che sentiate familiare in qualche modo, potrebbe anche essere una persona nuova, ma con la quale vi sentite a vostro agio, vi sentite a casa, c'è come questo sentimento genuino tra di voi. E, e sì, in qualche modo si costruisce qualche cosa. È come un, ok, questa persona mi fa star bene, è vero che magari non c'è adesso come adesso una concretezza tra di noi, cercate di vedere come potrebbe essere ad un futuro, però a un certo punto decidete semplicemente di buttarvi. ehm, Come sapete fare o come vi riesce meglio fare, perché qui ho anche l'idea che ci sia qualche cosa che deve essere riequilibrato e che è per quello che cercate di non attaccarvi alla persona. Però comunque vedo poi proprio un'apertura del cuore con questa forza, una proposta, un'offerta. Quando c'è un cavaliere di coppe è perché si parla di un amore, mi viene da dire duraturo, ragazzi, ma perché c'è già qualcosa di base. Va bene, passiamo ai vari settori. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Io vedo nuovi inizi, ragazzi. Non ci sono ancora carte di contratti, però è vero che si muovono parecchio le acque. Secondo me potrebbe esserci come un inizio tipo di prova con qualche azienda, con qualche... Allora, io ho idea che i lavori che saranno, diciamo, favoriti in quel periodo, in questo periodo, sono i lavori a contatto con i bambini, a contatto con le arti, a contatto con le cerimonie, con il giardinaggio, con la comunicazione, tutto quello che è il mondo online, i social, e lì secondo me potrebbe iniziare come qualche scambio collaborativo. Ripeto, non vedo ancora dei contratti, però è vero che avete anche un 8 di pentacoli qui verso la fine del periodo, per cui qualche cosa arriva. Per le persone che
sono occupate. Ecco, allora parliamo di questo bellissimo asso di pentacoli che secondo me potrebbe proprio delimitare o un premio che arriva o un nuovo inizio di tipo concreto in un nuovo ruolo, cioè questo cavaliere di coppe ragazzi potrebbe proprio essere la promozione, il trasferimento, piuttosto che il seguire il progetto dei vostri sogni, piuttosto che il diventare, occuparsi voi di tutto un settore dell'azienda. Cioè, è una proposta molto consistente con questo cavaliere di coppe e vedendolo accompagnato da questo asso di pentacoli mi viene da dire che potrebbe esserci anche una remunerazione interessante accompagnata a questa proposta. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, secondo me, allora, se state già collaborando con delle grosse aziende, con delle ditte o con dei semplici collaboratori, ehm, si possono come aprire delle nuove strade. Io ho come l'idea che ci sarà nella prima parte del periodo un problema che voi riuscirete a risolvere e ad affrontare in modo egregio e che per questo spiccherete. Quindi da lì vi si aprono un pochettino le porte e quindi potrebbe arrivare come qualche proposta in più, qualche offerta in più, se magari siete già sui social o fate comunque un lavoro diciamo dove siete visibili, sento che le cose miglioreranno. Insomma, ho come l'idea che con questo cavaliere di coppe alla fine del periodo arrivi una proposta molto concreta che vi possa aprire la strada per nuove fonti di reddito, nuovi clienti, nuove idee. Mm? Quindi molto positivo il periodo. Parliamo di soldi. Lavoro ce n'è e anche i soldi vanno abbastanza di pari passo. L'unica cosa che mi viene un po' da dire è, allora prendete sempre con le pinze quello che io dico, nelle letture ovviamente, perché siete tanti, però potrebbe rompersi la macchina, ragazzi, quindi fate fare una manutenzione, non so, la revisione, no, la revisione, il tagliando, quello che è. E se avete un'azienda in proprio, potrebbero esserci dei problemi con i macchinari. Quindi preparate un polmone per questo periodo. Ehm, per qualcun altro potrebbero esserci come delle spese aggiuntive per i figli. Potrebbero essere spese aggiuntive per delle cerimonie. Non so, magari qualcuno ha il battesimo piuttosto che la laurea dei figli. Ci sono come delle cerimonie che vi portano un po' fuori budget in questo periodo. Niente di sconvolgente, però ecco, tenete d'occhio i conti. Diciamo che con questo asso di denari alla fine sì che per molte persone potrebbero arrivare dei soldi in più. Mm, allora, sì, è vero che potrebbe essere come se lo associo a quel aumento di ruolo o promozione o cambio di sezione, ipotesi, potrebbe essere un aumento di stipendio duraturo, però di solito con l'asso di pentacoli è come se fosse un premio, una tantum, un qualche cosa che arriva. Può anche essere, mi parlano di... fatemi vedere. Mm. Potrebbe essere per qualcuno una percentuale, una provvigione, qualcosa di questo genere. Se parliamo di progetti, può essere un buon momento per spingerli sui social, per spingerli, per far pubblicità fondamentalmente, per farli conoscere, per farli brillare alla luce del sole, mi viene da dire guardando questa carta. Parliamo di relazioni. Ehm, allora, a parte che sento che qualcuno avrà qualche tema con qualche genitore, può essere una madre, può essere un padre, può essere uno zio. Sento come
come se potessero esserci dei dissapori e bisognasse un po' cercare di fare buon viso a cattivo gioco. In realtà quello che vi dicevo all'inizio era che si andranno dissipando certe amarezze a livello familiare, ma forse più perché chiuderete voi gli occhi che non perché si trovi una reale soluzione al problema. Se parliamo di relazioni romantiche, allora, se siete single, ragazzi, secondo me, gente che vi circola intorno in questo periodo ce n'è abbastanza, devo dire. Ci sono varie figure. E io ho anche la sensazione che effettivamente potreste conoscere questa persona in una riunione familiare. Sento tanto come le feste nella vostra lettura. Ehm, io ho l'idea che all'inizio le cose non saranno proprio tanto fluide, anzi, secondo me, soprattutto se è una persona che conoscete proprio in questo periodo, potrebbe anche starvi un po' sulle balle agli inizi. Poi invece le cose cambiano, sento che ci si inizia a conoscere, potreste scoprire di avere interessi insieme, cioè o comunque simili, che potreste condividere, potreste iniziare a vedere l'altra persona con altri occhi. E vi dico che alla fine del periodo, sì, cercherete di mantenervi impegnati, cercherete di fare un po' i preziosi, ma io sento che l'altra persona potenzialmente, ragazzi, sarà abbastanza travolgente, eh. Io qui ho il sole e la forza, quindi c'è un forte archetipo leone, però sento che sarà proprio avviluppante, come se vi scaldasse il cuore, come questa sensazione. E poi c'è l'asso di pentacoli, quindi si parla effettivamente di un inizio che può essere concreto anche con questo cavaliere di coppe. Se parliamo di persone che sono già in una relazione, sento come se ci fossero dei ripescaggi. Allora, anche per voi vale un po' il tema di prima. Potrebbero secondo me esserci ancora delle cose da chiarire sulle quali in realtà non è che si trovi una reale soluzione. Vi chiuderete un pochettino gli occhi per tipo ripristinare un po' gli equilibri, ma la cosa sconvolgente è che ad un certo punto è come smettere di chiedere all'altro o all'altra ti va se facciamo questo, ti va se facciamo l'altro, ma direttamente organizzare e dire quel giorno lì andiamo e facciamo. È come un po' prendere in mano la situazione, non aspettare sempre di avere il benestare, ma di organizzare e coinvolgere l'altra persona quando ormai i piani, le cose sono organizzate, sono fatti, insomma. E devo dire che anche per voi inizia un nuovo capitolo, secondo me, alla fine del periodo con questo Cavaliere di Coppe e l'Asso di Pentacoli. C'è un momento di apertura, secondo me il vivere delle esperienze nuove potrebbe anche farvi bene. E anche lo staccarvi un po', come vi dicevo qui, no? Dall'altra persona, trovare un po' la vostra indipendenza, trovare una routine che non includa necessariamente quella persona. Per quello che riguarda invece le relazioni, clandestine o non ben definite o difficili, vi dico anche per voi ci sono come questi temi che secondo me, mhmm, bisogna terminare di affrontare. Quello che mi sento di dirvi è di diventare simpatici. Cioè, quando si affronta un problema spinoso, se sapete che soprattutto se avete davanti una persona permalosissima alla quale non potete dire niente perché se la prende e poi magari si chiude e si termina lì la conversazione, provate a buttarci un po' di comicità, un po' di ironia in quello che dite, perché sento che così, addolcendo un pochettino la pillola, la conversazione sarà più fluida e anche voi avrete modo di rendervi conto di altre dinamiche di comportamento, perché è diverso quando ci dicono, ma tu hai fatto così, eh? Piuttosto che, sì, ma cosa dici? Guarda che anche tu lo fai. Più, non lo so, è come se
scattasse qualcosa che vi facesse vedere che anche voi potete cambiare il modo in cui risponde l'altro, semplicemente cambiando il vostro modo di porvi. Però secondo me c'è come un nuovo inizio qui, con questo asso di pentacoli e questo cavaliere di coppe. Andiamo a vedere Osho. Due perle di saggezza, consapevolezza, che è un asso di spade, ragazzi, e gravame. Ce l'avevate? Sì, è qua, il 6 di spade. Queste carte vi dicono di essere consapevoli delle vostre credenze limitanti e degli obiettivi che state portando avanti per gli altri. Questa figura è interessante perché c'è la persona sotto che sta facendo tutta la fatica perché si sta caricando sia l'altra persona sopra che gli dice dove andare, ma in realtà la direzione la dà il gallo. Quindi ci sono come 3 passaggi. Siete sicuri che quello che voi volete, quello che state perseguendo, quello verso cui vi state dirigendo è realmente il vostro volere o è quello che vuole qualcun altro e magari lo fate per compiacere questo qualcun altro? Non è detto che questa cosa sia giusta o sbagliata. L'importante è essere consapevole del perché fate le cose. Tra due mondi, carta numero 3. Sì, potrebbe essere una fase di passaggio, ma io infatti la vedo qui perché avete anche l'asso di spade qui, li avete tutte e due, sono carte che si ripetono. Asso di spade e 6 di coppe. Io sento che c'è veramente un qualche cosa, una spinta che vi manda avanti, una nuova chiarezza mentale che arriva. Passerete un po' per questa dinamica di controllo, secondo me, di monitoraggio, di ricerca dati, di informazioni, come se cercasse di capire effettivamente, perché probabilmente a qualcuno, devo dire, potrebbe non fidarsi troppo, dell'altra persona o del tipo di relazione o di vincolo che si potrebbe creare. Però c'è come una fase di passaggio, secondo me. Amici dei gemelli, fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione del video o l'iscrizione al canale. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure può abbonarsi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti divise per settore, quindi le credenze sul lavoro, sull'amore, sul denaro, sulla bellezza, sul tempo, ce n'è abbastanza. Però in più, in quella parte, tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, di kundalini, di vista eterica. Ho aperto di recente una nuova playlist sull'ermetismo, quindi sono già temi un po' più esoterici, però comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono e sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, no scusate, sono 5 playlist, però una è divisa in 2, 3A, 3B. Comunque sono numerate, vanno visti in ordine cronologico proprio perché il tutto è stato studiato come un corso formativo. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!